Benvenuti, anime romantiche sospese tra sogno e realtà, bentornati nel vostro rifugio sicuro, l'unico angolo del web in cui i battiti delle star turche rimbalzano come echi tra le due sponde del Bosforo. Siete su Celebrita dalla Turchia. Oggi preparate i fazzoletti e aprite bene le orecchie, perché ciò che stiamo per raccontarvi non è un semplice pettegolezzo. È un viaggio, un ritorno a casa. Un richiamo del cuore che attraversa il Mediterraneo per riportare indietro un uomo che sembrava aver scelto l'Ovest. Parliamo di Gökberk YLDRM e di quel filo rosso invisibile ma tenace che lo lega ancora a Cemre Arda. Se credevate che il libro del loro amore fosse stato archiviato sullo scaffale dei ricordi, preparatevi a ricredervi. Ma prima di immergerci in questo vortice di emozioni, indizi e profumi di fiori candidi, vi chiedo un gesto fondamentale. Iscrivetevi ora al canale, attivate la campanella per non perdere neanche un sussurro di questa leggenda e, se volete sostenerci davvero e accedere a contenuti esclusivi che non troverete altrove, cliccate con decisione sul pulsante Iscriviti. Il vostro supporto è la nostra bussola. Un like è un abbraccio, un commento è la vostra voce che si unisce al coro. Siete pronti a scoprire perché Gökberk è tornato? Mettetevi comodi, si comincia. Cari amici di Celebrita dalla Turchia, tutto è iniziato lontano dalle cupole dorate di Istanbul, sotto le luci smaglianti di uno studio televisivo italiano. Sembrava un'intervista come tante, una di quelle chiacchierate promozionali in cui le stelle sorridono, raccontano i loro successi e tengono la vita privata ben riparata. Con la sicurezza che lo contraddistingue, il carisma che lo ha reso un volto amato anche fuori dalla Turchia e quell'eleganza innata, Gökberk YLDRM parlava dei suoi traguardi oltre confine. Eppure, tra una risposta garbata e l'altra, qualcosa si è incrinato. Una frase apparentemente innocua gli è scivolata dalle labbra come una confessione non programmata. Di Istanbul mi mancano certe cose. Certi angoli, e certe persone, ti restano addosso. Il conduttore, fiutando quella nota di malinconia nei suoi occhi, non ha esitato a scoccare la freccia. Cemre Arda? In quell'istante il tempo si è fermato. Gökberk non ha negato, non ha riso, non ha dribblato. Ha sorriso, ma in modo dolce amaro, poi ha abbassato lo sguardo verso le mani come se cercasse lì la risposta, e ha sussurrato: ci sono storie che non ti lasciano, per quanto ti sforzi. Quella mezza frase è stata la scintilla che ha incendiato i social. I fan, che non avevano mai smesso di sognare, hanno cominciato a ricamare ipotesi con fervore. Ma nessuno, neppure il più ottimista, avrebbe previsto ciò che sarebbe accaduto pochi giorni dopo. Gökberk YLDRM è stato avvistato all'aeroporto di Fiumicino. Non diretto verso un set internazionale, ma con in mano un biglietto di sola andata per Istanbul. Le fotocamere dei paparazzi, appostate come falchi, hanno immortalato il momento della partenza. Abiti discreti per passare inosservato, nessuna dichiarazione, ma in volto un'espressione in cui nostalgia e determinazione si stringevano la mano. Una fonte vicina all'attore ha confidato a un media italiano un dettaglio che cambia tutto. Gökberk ha preso questa decisione per qualcosa di profondamente personale. Qui ha chiuso dei capitoli e sente che nella sua terra ci sono questioni in sospeso. E sì, Cemre c'entra. Istanbul, la città dei sette colli, ha accolto la notizia come il ritorno di un figlio atteso. La voce si è diffusa veloce come il vento che arriva dal Mar Nero. Quando Cemre Arda è stata intercettata dai fotografi all'uscita da un servizio fotografico, la sua reazione è stata un capolavoro di fragile autocontrollo. Con un sorriso contenuto, che faticava a nascondere l'agitazione interna, ha risposto: ciascuno torna quando ne sente il bisogno. Istanbul è sempre qui. Ma i dettagli, cari spettatori, si sono rivelati attraverso diverse fonti affidabili vicine all'attrice. In questi giorni Cemre è apparsa diversa, più silenziosa del solito, assorta, con lo sguardo perso. Ha persino annullato 2 riunioni di lavoro importanti, cosa rarissima per una professionista instancabile come lei. Coincidenze? Qui a Celebrita dalla Turchia non crediamo alle coincidenze. L'episodio che ha fatto tremare le fondamenta del gossip turco è arrivato poche ore fa. Gökberk è stato visto nel quartiere di Cemre. Non stava soltanto passando.
Ha fermato l'auto, è sceso e si è diretto verso un negozio di fiori. Lì non ha scelto rose rosse, simbolo di passione dichiarata, ma un bouquet di gigli bianchi, purezza, rinascita, un nuovo inizio. Con quei fiori tra le mani si è incamminato verso un noto stabile residenziale. Lo abbiamo visto entrare, e non è uscito per ore, ha raccontato un vicino che ha preferito restare anonimo, forse per non spezzare l'incantesimo. Era l'appartamento di Cemre? Nessuno lo conferma, ma gli indizi sono troppi per ignorarli. Il giorno successivo la conferma silenziosa è arrivata dal mondo digitale. Cemre ha pubblicato una storia su Instagram, un'immagine senza parole, senza musica. Una tazzina di caffè fumante, un libro aperto e, appoggiato sul tavolo, quello stesso mazzo di gigli bianchi. Nel giro di pochi minuti, i follower hanno inondato i commenti con una marea di speranza. Lo sapevamo, la reunion di Gökberk e Cemre è vicina, il vero amore non muore, fa il giro del mondo e ritorna. Né Gökberk né Cemre hanno rilasciato dichiarazioni ufficiali, ma la tensione elettrica tra loro si percepisce densa, quasi tangibile. A un recente evento benefico, un giornalista temerario ha chiesto a bruciapelo a Gökberk: è tornato per lei? L'attore, con quella calma serafica che maschera un oceano di sentimenti, ha risposto: alcune storie meritano un nuovo capitolo. E mentre il pubblico cerca di decifrare ogni gesto, ogni post e ogni passo di questi due attori, la vicenda scorre davanti ai nostri occhi come un romanzo senza sceneggiatore, scritto dal caso e dalla memoria. I media turchi si sono scatenati. Programmi di intrattenimento, blog e persino telegiornali hanno dedicato spazi speciali al ritorno inatteso di Gökberk a Istanbul. È davvero per lavoro, o c'è una ragione più profonda, radicata nel cuore? L'amore lo ha richiamato? Un noto giornalista di spettacolo, in diretta, ha sostenuto: non è un rientro casuale. È stato lontano per mesi, concentrato su progetti internazionali, ma tutto indica che il suo cuore resta legato a una relazione che non ha mai chiuso. E quel nome è Cemre. Nel frattempo, la cerchia di Cemre si è stretta attorno a lei come una barriera protettiva. Un'amica, intervistata dalla stampa, ha svelato un retroscena da pelle d'oca: Cemre non se lo aspettava. Quando ha saputo che era a Istanbul, è rimasta in silenzio per qualche secondo, poi ha sospirato e ha detto: e adesso che me ne faccio di tutto questo? Una frase breve, ma dal peso devastante. È la paura di soffrire ancora? O il capogiro di chi si trova davanti a una seconda possibilità che credeva impossibile? I fan, ovviamente, si sono divisi. C'è chi predica prudenza, temendo nuovi scossoni: non esagerate, potrebbe essere una coincidenza professionale. E c'è chi è certo che stia per accadere qualcosa di importante: quella storia non ha avuto un vero finale. Questo è l'inizio del seguito. Sugli schermi dei telefoni, gli hashtag legati a entrambi sono in tendenza da giorni, un coro virtuale che invoca un lieto fine. La verità è che gli indizi continuano ad accumularsi. 2 sere dopo l'incontro misterioso nello stabile, Gökberk e Cemre sono stati visti, non insieme all'ingresso, nello stesso ristorante esclusivo di Nianta. Lui è arrivato per primo con il suo manager, lei un'ora più tardi con un'amica. Non ci sono foto che li ritraggano allo stesso tavolo, ma diversi testimoni giurano che, a un certo punto, Gökberk si sia alzato per dirigersi in fondo al locale, in una saletta privata, proprio dove era entrata poco prima Cemre. Un incontro lontano da occhi indiscreti e flash indisposti? Quella stessa notte, lei ha pubblicato un'altra storia, un appunto scritto a mano su un quaderno: alcune porte si chiudono da sole, altre restano lì finché non bussi di nuovo. Una frase ambigua, sì, ma per molti un riferimento chiarissimo a lui. Tanto più che il giorno successivo, sul profilo di Gökberk, è apparsa una foto in bianco e nero, priva di didascalia, accompagnata però da una canzone che dice tutto: Volver, di Teoman. Un dettaglio significativo, che dà sostanza alla favola. C'è di più. Secondo indiscrezioni, Gökberk avrebbe messo in pausa le trattative per la sua prossima serie in Italia. Vuole tempo, sta riconsiderando tutto da un'altra prospettiva, ha rivelato una fonte all'emittente che lo attendeva. Una mossa che rafforza l'idea che la priorità,
ora, non si è il lavoro, ma l'equilibrio interiore. Dall'altra parte, alcuni media sostengono che Cemre abbia chiesto al suo team una discrezione assoluta, quasi ossessiva. Ha evitato interviste, cancellato la presenza a un evento di moda e interrotto l'interazione con alcuni brand. Le sue fan più attente hanno notato che ha rimosso dal profilo una recente campagna con un'azienda italiana, per molti, un modo per segnare una distanza da quell'epoca, o forse per fare spazio a un presente da riscrivere a Istanbul. Le speculazioni corrono. Nelle strade della città, i fotografi sono in allerta. A ogni uscita pubblica di Gökberk o di Cemre, le domande ritornano ossessive. Siete di nuovo una coppia? Ci state riprovando? La riconciliazione è vicina? Nessuno dei due conferma, ma neppure smentisce. E in questo gioco di silenzi, sono gli sguardi a parlare. In un'apparizione recentissima, durante l'inaugurazione di una mostra a scopo benefico, Gökberk è stato di nuovo avvicinato. Un reporter gli ha chiesto: "I vostri fan vogliono sapere se c'è speranza?" Lui ha sorriso, e negli occhi aveva una luce che avevamo dimenticato. La speranza è l'ultima a andarsene. A volte si torna non per ripetere il passato, ma per riscriverlo. Una frase semplice, capace però di togliere il fiato. Perché, al di là dei rumor, una cosa è lampante: Gökberk non è a Istanbul per caso. E il cuore di Cemre, pur segnato da ciò che è stato, potrebbe essere pronto ad ascoltare. A questo punto, amici, la domanda è per voi: che cosa pensate di questo ritorno inatteso? Credete sia possibile dare una nuova vita a un amore così intenso senza riaprire ferite antiche? E soprattutto, siete pronti a rivedere Gökberk e Cemre mano nella mano tra le vie di Nianta? Scriveteci le vostre teorie nei commenti, vogliamo leggere ogni pensiero. Siamo giunti alla fine di questa storia che ci ha fatto sognare a occhi aperti. La vicenda di Gökberk YLDRM e Cemre Arda ci ricorda che, a volte, la vita fa giri enormi solo per riportarci dove avremmo dovuto restare. Noi di Celebrita dalla Turchia continueremo a seguire per voi ogni giglio bianco, ogni canzone, ogni sguardo. Se questo video vi ha emozionato, lasciate un like e condividetelo con chi crede nell'amore che ritorna. Non dimenticate di iscrivervi al canale e sostenerci con il pulsante iscriviti, perché è grazie a voi che possiamo continuare a raccontare queste favole moderne. Grazie per essere stati con noi. Ci vediamo al prossimo video, dove la magia turca non finisce mai. A presto!